Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto in un nuovo video. Scopriamo assieme le mie creazioni in resina. Per fare queste creazioni ho usato due tecniche differenti. Per fare questi due stampi ho usato la tecnica Petri Dish, mentre per fare questi tre stampi ho spalmato prima sullo stampo dei pigmenti in flakes Chameleon o Camaleonte e poi ho colato della resina colorata di nero. Cioè voglio farvi vedere già da questo stampo che effetto che hanno questi flakes, questi pigmenti Chameleon. Non vedo l'ora di scoprire come sono venuti. Da quali cominciamo? Direi, cominciamo dal Petri Dish, che sono questi due stampi. Allora, diciamo che qui, siccome ero un po' incasinata con la maschera, attenzione a mettere sempre la maschera sul viso, perché appunto la resina è comunque una sostanza tossica e quindi vi raccomando, prendete una maschera di quelle proprio adatte alla resina, andate da un ferramenta o comunque le trovate su internet, costano un po', ma comunque la salute prima di tutto, mi raccomando. Allora, siccome appunto ero un po' incasinata con un sacco di cose, ho invertito i colori qui, perché appunto questo colore doveva essere fatto su questo stampo e questi invece di qua. Perché? Perché all'inizio io ho spalmato sullo stampo alcuni pigmenti che appunto avevo pensato che stessero meglio con determinati colori poi che avrei colato con il Petri Dish. E adesso vediamo come sono venuti. Bene, cominciamo da questo qui, lo scopriamo assieme. Aspetta, mettiti a fuoco. Non mi sembra malissimo. Dunque qua, quante bolle. Questa resina è una resina che asciuga presto, però non mi piace per niente, perché è una resina che bisogna un attimino agitarla, e quindi una volta che la agiti escono un sacco di bolle, e comunque anche se adotti un sacco di misure per toglierle non verranno mai via tutte. Purtroppo qua proprio mi sono rimaste qua sulla superficie. Cercherò di toglierle in qualche maniera, magari con un'altra colata di resina, ma non sono sicura che venga bene. Comunque in sé il risultato non è che mi dispiaccia, non mi dispiace per niente, quindi anche se ho invertito i colori non è venuto per niente male. Adesso vediamo quest'altro stampo che appunto avevo invertito i colori anche qua. Vediamo come è venuto. Qui non vedo bolle, mi sembra molto carino con questo effetto. Non è venuto per niente male, nemmeno questo. C'è da dire però che l'effetto Petri Dish secondo me viene fuori meglio non con le resine che catalizzano velocemente, ma con quelle più lente. Ora scopriamo assieme questi tre stampi. Dunque, questo stampo non mi ricordo assolutamente cosa rappresenta, adesso lo vedremo assieme. Ho usato tre tipi di colori Camaleonte e adesso non vedo l'ora di vedere come sono venuti. Allora, scopriamo prima questo, che è sempre abbastanza complicato da togliere dallo stampo. Con un po' di accortezza, piano piano, senza rompere tutto. Wow! Non è un colore proprio omogeneo, però forse è meglio così. Mi piace di più l'effetto che è venuto. Fantastici riflessi, mi piace un sacco. Poi questo no, lo teniamo per ultimo. Vediamo prima com'è venuta questa mezzaluna. Wow, anche questa mi piace un sacco. Qui non mi ricordo se avevo spalmato due tipi differenti di colore, mi sembra di no, però è uno solo. Guardate che riflessi cangianti, spettacolare. Non so proprio che parole usare. Sono veramente impressionata da questi effetti, favolosi. E infine questo qui, chissà
Chissà se ci stanno bene questi pigmenti con questo stampo. Non è un cristallo. Vediamo un po'. Penso sia con i fiorellini, veramente. Senza romperlo magari. Una cosa fenomenale. Bellissimi riflessi. Peccato che con questa fotocamera non riesco a farveli vedere benissimo, ma è venuta fuori una cosa fantastica, mai vista. Non riesco a farvelo vedere meglio di così, ma ha dei riflessi che sono qualcosa di meraviglioso. Sono rimaste un po' di bollicine appunto perché il tipo di resina è fatto così, e penso che userò le prossime volte un altro tipo di resina. Comunque sono molto soddisfatta di questi effetti, anche se le creazioni non sono proprio perfettissime, però diciamo che la strada è quella giusta per creare qualcosa di fenomenale, almeno dal mio punto di vista. Come sempre spero questo video ti sia utile. Se hai delle domande, dei dubbi, scrivimi tutto nei commenti e io ti risponderò. Iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!